Questo video è in collaborazione con Cricut. Salve e benvenuti in questo nuovo incredibile set che Kama ha adibito apposta per questo video. Qualche tempo fa abbiamo mostrato come io e lui abbiamo realizzato delle illustrazioni in Papercut. Per farlo abbiamo utilizzato un plotter da taglio molto particolare che è la Cricut Maker 3. È una macchina da taglio molto versatile che ho avuto modo di provare in questi mesi e siccome molti di voi mi sono sembrati interessati a una guida più approfondita sul suo utilizzo, eccola qui. Lo devo dire, come spesso capita con i macchinari che hanno molte funzioni, la prima sensazione che vi dà è quella di lasciarvi un po' spaesati. Come farò a impararle tutte? Mi sembra molto difficile. Insomma, si è scoraggiati per la troppa complessità e non nego che anch'io all'inizio mi sono sentita un po' così. Poi però, fatte 2 o 3 cose, un po' di ricerche, l'impressione che ho avuto è stata che fosse molto più facile di quanto pensassi. E quindi per tutti coloro che vogliono affacciarsi all'universo Cricut, questo video vuole essere un po' un compendio di tutte le cose che è importante sapere. Cos'è la Cricut Maker 3? È una macchina da taglio intelligente. Volendo semplificare, funziona come una stampante, soltanto che anziché stampare, taglia. E lo fa su moltissimi materiali, dal vinile alla carta, dai tessuti alla pelle. E potrei stare qui a elencarne altri, ma sono tipo 300, quindi mi fermerei. La Cricut però non è solo una macchina da taglio, perché grazie a una serie di testine che non sono in dotazione ma possono essere acquistate separatamente, è in grado di fare anche altre cose, come scrivere o incidere su moltissimi materiali. La macchina, come vedete, è molto essenziale. Ha un coperchio superiore che, se aperto, rivela uno slot per appoggiare smartphone o tablet, uno spazio a sinistra per inserire alcuni strumenti e a destra un pannello di controllo. Qui c'è un tasto di accensione che, avendo anche il LED colorato, dà anche dei feedback sul collegamento Bluetooth, un tasto per scaricare e caricare il tappetino e i materiali da taglio, un tasto per avviare il taglio e l'altro per metterlo in pausa. All'interno della macchina ci sono 2 alloggi per le testine, A e B, e sono facilmente accessibili proprio perché saremo noi a doverci accedere per poterle cambiare e sostituire in base al progetto che dobbiamo realizzare. In ogni caso, quella già in dotazione, che arriva insieme alla macchina, è la più versatile, che può essere utilizzata già per un sacco di progetti. La Maker 3 si può collegare al computer tramite cavo USB, ovviamente, però la vera svolta secondo me è il collegamento Bluetooth. Grazie a questo si può appunto utilizzare non soltanto il PC ma anche smartphone e tablet in combo con il software Cricut Design Space, che è sia un software per impostare e avviare il taglio, sia una library con tantissimi progetti a disposizione che possiamo scaricare e mettere già in produzione. Tra la Cricut Maker 3 e gli altri modelli Cricut cosa cambia? Oltre alla dimensione da taglio più grande, la Maker 3 raggiunge una velocità di taglio di 28 cm al secondo. Può tagliare legno di balsa, tessuti, incidere metallo e plexiglass, cordonare e perforare, tutte funzioni che le altre Cricut non hanno. Una volta tirata fuori dalla scatola e accesa la Maker 3 per la prima volta, sarà il Cricut Design Space stesso che vi guiderà nella procedura per andare a utilizzarla. Nel caso della Maker 3, una delle novità introdotte è il taglio degli Smart Materials. Sono materiali proprietari di Cricut che non hanno bisogno di un tappetino da taglio e possono essere tagliati al doppio della velocità rispetto ai materiali normali. Il LED diventa blu, quindi è collegata con il Bluetooth al mio tablet. Questi sono un esempio di vinili che sono già inseriti all'interno della confezione. Mi dice di metterla a distanza di sicurezza anche sul retro, perché la macchina andrà a spostare il materiale avanti e indietro. Inserire la testina nell'alloggio, ma è già inserita. Inserire il materiale facendolo entrare dentro 2 piccole guide e poi premere il pulsante per caricare il materiale. A questo punto mi dice di premere play, lo faccio. È molto più veloce rispetto ai tagli che abbiamo fatto finora. Boom, fatto. Scarichiamo il tappetino, ecco qua l'adesivo, lo vado a staccare. Adesivo pronto. E a questo punto possiamo attaccarlo dove vogliamo. Che è? Un Cricut di capelli. Di Smart Materials ce ne sono molti, ma se vogliamo tagliare un qualunque altro materiale che non sia smart, comprato in cartoleria, in merceria, dove vogliamo, entrano in gioco i tappetini da taglio. Non sono dei normali tappetini, sono molto più sottili, non sono gommosi, anzi sono adesivi e sulla superficie può aderire carta, tessuti, tutto ciò che è importante che rimanga ben saldo durante il processo di taglio. Ne esistono di 2 dimensioni, di uguale larghezza ma differente lunghezza, ma anche di varie tipologie, light e strong grip, adatti per ad esempio il tessuto. Dopo aver scelto il materiale che vogliamo tagliare, è anche importante comunicare dentro il Cricut Design Space cosa stiamo andando a tagliare. Si può scegliere da una lista molto fornita di materiali, basterà poi seguire le istruzioni che il software ci dà e caricare il tappetino. Ma cos'altro si può fare con la Cricut Maker 3? Su questo si può dire che da un lato ci sono tutti gli strumenti e i limiti tecnici del caso e dall'altro lato c'è la nostra fantasia. La Cricut permette di semplificare alcuni processi, automatizzare alcune azioni, però cosa farne di tutto questo alla fine sta a noi. In questi mesi abbiamo provato la Cricut con una serie di progetti
oggetti, punte e materiali che penso valga la pena mostrarvi con particolare attenzione sulle funzioni che ho reputato più interessanti. Il metodo più diretto e semplice di utilizzarla è con la punta da taglio già presente in dotazione con la macchina. E già così ci sono un sacco di cose interessanti che si possono fare. Ad esempio, grazie ai fogli di vinile stampabile è possibile utilizzare una normale stampante a getto d'inchiostro per stampare ad esempio un set di adesivi che poi possono essere caricati all'interno della Cricut, che grazie al sensore Easy Printable è in grado di riconoscere la forma degli adesivi e tagliare tutto attorno, proprio come se fosse una fustella, diciamo. Wow. Ma è bellissimo. Qui. Grazie. Oltre a questo, i vinili si prestano anche per realizzare prespaziati, adesivi con elementi posti a distanze precise come ad esempio delle lettere di testo, che possono essere applicate molto facilmente utilizzando il nastro di trasferimento. Sempre per quanto riguarda il taglio, utilizzando altre testine come quella a taglio profondo, si possono tagliare i materiali fino a 1,5 mm come ad esempio l'acetato, o il cartone ondulato, mentre per il legno e il cuoio serve la lama coltello. Nuovo giorno, nuovi tagli. Oggi è arrivato l'ora di provare a tagliare il cuoio per fare un borsello. L'unica cosa che ho fatto una stupidaggine. Vedete qui il taglio esce dal cuoio. Avrei dovuto ridimensionare un pochino il progetto, però va bene. Vediamo se l'ha tagliato bene. Gli stessi materiali appena nominati possono essere incisi anche con la punta da incisione, che arriva a incidere anche il metallo, cosa che si può sfruttare per realizzare ad esempio piccole targhette o gioielli. Anche i tessuti possono essere tagliati, come ad esempio in questo caso nel quale abbiamo realizzato un progetto con il feltro. Per questo però c'è l'apposito tappetino per tessuti con lama circolare. Noterete subito che nella Cricut rimuovere le punte è molto facile, basta aprire questi slot A e B, e proprio perché sono due possono essere montate due punte in contemporanea per realizzare progetti che le richiedono entrambe. I progetti che lo richiedono potrebbero essere ad esempio quelli che prevedono la cordonatura. Con questo nome si indica il tracciamento delle linee di piega che vengono sfruttate appunto per piegare la carta, come ad esempio nelle scatole. In questo progetto era previsto anche un processo di laminatura, che consiste nel trasferimento di una lamina foil sopra un cartoncino. Questi sono i miei primi due fallimenti. Il primo fallimento è dovuto al fatto che non avevo fissato propriamente la carta, diciamo la pellicola foil, quindi si è un po' spiegazzata nel mentre. Il secondo invece è venuto bene il foil, ma è venuto male il taglio, perché io, sciocchino quale sono, non mi sono accorto che qui c'era una pellicola che andava tolta e la parte sotto è adesiva. Ma il terzo tentativo è andato a buon fine. È una tecnica di grandissimo effetto che si può sfruttare ad esempio per realizzare biglietti regalo per occasioni speciali. C'è anche da dire che l'effetto metallizzato fa sempre la sua figura. Tra le altre cose che vanno a nobilitare la carta e che secondo me meritano appunto una menzione speciale c'è l'impressione. Forse vi sarà capitato di sentirla più spesso come emboss the boss oppure stampa a rilievo. Si fa anch'essa con una punta apposita ed è veramente stupenda. Ma perché, dico io, non sostituire una lama con una penna? Beh, si può fare anche questo. In questo modo la Cricut sarà in grado di tracciare linee di diversi colori a seconda del colore del pennarello utilizzato. Un'altra cosa pazzesca che voglio evidenziare è la possibilità di utilizzare speciali termoadesivi della serie Cricut Iron On, che permettono di essere trasferiti sul tessuto con il calore. Ora qui la situazione si sta facendo calorosa. Lavinia, siamo a 140 gradi di questo coso qui. Come ti fa sentire il fatto che tra poco avrai una tua t-shirt? È emozionata perché la stai facendo tu. In questo modo si possono realizzare t-shirt o capi d'abbigliamento personalizzati utilizzando la Cricut Easy Press o in alternativa un normale ferro da stiro tenuto però a basse temperature. No, non ci vuole. L'hai messo al contrario? Non ricommetterò lo stesso errore. Sono proprio un incapace, non è colpa di Cricut, è colpa mia. Sei pronta per il secondo e ultimo tentativo perché poi non abbiamo più finito. Aspetta che sento da che parte sto, ecco. Qui. Stavolta ci credo, eh. Quanta emozione. Oh, dai, intanto... Vai, fai un close up. Rimuovi lentamente la pellicola quando non è più calda al tatto. Habemus maglietta. Adorabile. È arrivato il momento di provarlo. Però si è applicato bene. Vediamo. Sempre grazie al calore, infine, con la Magpress, che anche questa è venuta separatamente, è possibile arrivare a realizzare delle tazze personalizzate. Sul sito di Cricut è presente una guida termica nella quale è possibile inserire il tipo di termovinile utilizzato, il supporto che vogliamo utilizzare e la guida ci restituisce la giusta temperatura e il tempo di esposizione per ottenere il risultato migliore. Ora, tutto questo era una panoramica sulle funzioni secondo me più interessanti di questa macchina, che devo dire è molto difficile vedere riassunte tutte in poco tempo, ma penso sia abbastanza importante
importante che ci sia un sommario che ti fa capire in linea generale cosa potresti arrivare a farci. Tutte le funzioni che vi ho menzionato finora possono essere combinate tra loro per arrivare a creare dei progetti nuovi e personali, anche se ovviamente, come avrete capito, la maggior parte dei progetti che vi ho menzionato richiedono delle punte, dei materiali aggiuntivi che non sono presenti nella scatola base. Ma come si prepara un progetto per la Cricut? Il software è facile da utilizzare? Sì, è facile. Si divide in due parti. Una è dedicata appunto alla creazione del progetto e l'altra è un marketplace pieno di progetti che possono essere scaricati e realizzati subito, creati da altri utenti. Tra questi ci sono anche i miei, quelli che ho realizzato nello scorso video, se volete vederli, e nel caso se volete anche scaricarveli. In quel caso mi avete già vista al lavoro appunto su dei progetti con la Cricut e li ho realizzati utilizzando il software Illustrator. Questo continua a essere il workflow che preferisco. Ho realizzato prima i miei disegni in formato raster, poi li ho importati su Illustrator e con il ricalco dinamico ed espandi aspetto li ho convertiti in formato vettoriale. Poi, dopo essermi accertato di avere un solo livello per ogni taglio che sarei andato ad operare, ho esportato il file in formato SVG con queste impostazioni che sono quelle che danno il risultato migliore con la Cricut. Ma per chi non fosse pratico di software di grafica, cosa si può fare? Sul Cricut Design Space si possono importare delle immagini, ad esempio in formato JPEG. Loghi o scritte sono l'esempio perfetto. Il Design Space ci chiederà maggiori informazioni sull'immagine per poi permetterci di rimuovere lo sfondo. Per questo vi consiglio di utilizzare immagini con un contrasto abbastanza elevato, così non si confonde. In questo modo quindi si creerà il tracciato di taglio. Si può ripetere il procedimento per creare vari tracciati, quindi vari livelli, oppure utilizzare i vari strumenti messi a disposizione del software per riflettere, alternare, creare offset o adesivi. Prima vi avevo parlato della possibilità di scaricare dei progetti direttamente dal software Design Space. Per avere accesso a progetti premium, più fonte, più immagini, è anche possibile sottoscrivere l'abbonamento Cricut Access. Costa 9,99 al mese oppure c'è uno sconto sulla soluzione annuale. In effetti la qualità dei progetti dentro l'abbonamento Access è molto elevata, ho potuto constatarlo personalmente, quindi ad alcuni utilizzatori di Cricut potrebbe interessare questa soluzione. Ma la riflessione interessante che ne è scaturita è la seguente: se c'è un programma a pagamento per realizzare alcune opere, va da sé che c'è anche un modo per offrire le proprie opere a pagamento. Esattamente. Ed è una prospettiva interessante anche e soprattutto considerato il pubblico a cui la Cricut si rivolge, che è un pubblico di persone che amano il fai da te, che hanno già le mani in pasta con il creare, con il fare, con l'inventare, e quindi è una community che potrebbe essere molto interessata a condividere i propri progetti con altri. A questo punto a chi consiglierei la Maker 3? Considerando che è una bellissima macchina che offre tanti spunti creativi e si presta a tanti usi differenti, trovo che il prezzo di listino sia abbastanza in linea, dovrebbero essere 479 euro. Però posso anche dire che è una cifra che non consiglierei di spendere a una persona che non saprebbe bene come sfruttarla o che ha intenzione di farne un uso sporadico. Secondo me, per tagliare le cose una volta ogni tanto bastano le forbici e il taglierino, oppure in alternativa potrebbero esserci le Cricut Joy o Joy Extra che si trovano intorno ai 200 euro, che è meno della metà. La Maker 3 la consiglierei a dei veri amanti del fai da te, non necessariamente dei professionisti, anche possibilmente degli amatori che però siano impegnati in dei progetti un po' lunghi e articolati, che si presentano anche di frequente e che quindi farebbe molto piacere poter delegare ad una macchina. Se penso al progetto che ho realizzato io in Papercut, ho fatto in un giorno quello che probabilmente mi avrebbe richiesto una settimana. È anche una macchina per chi si diverte un po' a smanettare. Di base è semplice, ma non la consiglierei a coloro che non hanno voglia di mettersi a capire cosa c'è che non vada in un progetto. Può capitare che un progetto non dia i risultati sperati per via di una configurazione sbagliata, materiali non adatti, un progetto non impostato in maniera ottimale. La macchina è molto intuitiva da utilizzare, però è anche vero che secondo me ogni tanto serve quella scintilla in più, come quella voglia di cercare su Google come fare questo o quell'effetto, come risolvere questo o quel problema. Se non avete voglia di farlo, pensateci bene, non la sfruttereste adeguatamente secondo me. C'è poi da considerare che il budget di spesa è più alto di quello della sola macchina, perché non servirà solo quella. Ci sono altri materiali associati, ci sono i tappetini da taglio, gli strumenti per spellicolare, tutte le altre punte che servono per sbloccare le varie potenzialità della macchina, e a questo si aggiungono i materiali, gli smart materials, i vinili, le cose che vi comprerete naturalmente perché vi servono, sarebbe un peccato farne a meno. Quindi anche se questa spesa può essere abbattuta attraverso dei bundle che si trovano appunto nei vari rivenditori che vi mettono tanta roba tutta insieme e la pagate di meno, anche questa è una spesa che va tenuta in considerazione. Le possibilità però che offre la Cricut di fronte alla spesa di cui abbiamo già parlato sono innumerevoli, e mi viene in mente ad esempio la possibilità di aprire un piccolo business o creare delle possibilità aggiuntive grazie ai progetti realizzati. Se cercate su internet, io sono infinita in un loop di video di YouTube di gente che racconta i propri business su Etsy, quindi se siete curiosi
curiosi avete un mondo da esplorare. Ragazzi che realizzano t-shirt, adesivi, cartoline e poi li vendono su dei marketplace o dei siti proprietari. Non dimentichiamoci la possibilità di entrare nel Cricut Contributing Artist Program, ovvero essere tra coloro che caricano i propri progetti all'interno del Cricut Design Space e ricevono delle royalties ogni volta che i loro progetti vengono realizzati. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato un'idea più chiara di che cos'è la Maker 3 e come può essere utilizzata anche in relazione a tutti gli altri materiali dell'universo Cricut. Se foste interessati ad approfondire, trovate maggiori informazioni nella descrizione del video insieme a eventuali link. Io ringrazio Cricut che mi ha permesso appunto di provare la macchina e tutti i materiali, e se volete aggiungere qualcosa alle considerazioni che ho fatto io nel video, qua sotto nei commenti, la vostra esperienza con la macchina, con altre macchine di Cricut, con il fai da te in generale, come ha contribuito in modo positivo o negativo ai vostri lavori, io sono molto curiosa di leggerle e penso che saranno anche molto utili a tutte le altre persone che sono finite in questo video perché sono alla ricerca di informazioni a riguardo. Quindi se avete tempo di scrivere anche voi la vostra opinione, secondo me state facendo una cosa molto utile. Grazie mille davvero. Grazie per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso.